Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come risolvere il problema della lavastoviglie che non carica. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace, così mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Vi ricordo che i link per comprare i pezzi di ricambio che utilizzo in questo video li troverete in descrizione, che da PC è visibile sotto il titolo. Da smartphone vi basterà appunto cliccare sul titolo del video per far comparire la descrizione con i vari link. Bene, per iniziare la prima cosa da fare è quella di staccare la spina per lavorare in sicurezza. C'è da sapere che la prima cosa che fa la lavastoviglie quando la avviamo è lo scarico. Molti pensano che parte col carico, ma invece in realtà parte con lo scarico. Questo per eliminare l'acqua residua del lavaggio precedente. Lo scarico può durare anche diversi minuti. Se avete l'impressione che si sia bloccata in fase di scarico, non vi allarmate, perché a volte la lavastoviglie effettua una rigenera dei sali che può durare anche diversi minuti. Se invece la lavastoviglie si dovesse bloccare, la prima cosa da verificare è il rubinetto dell'acqua, perché potremmo anche averlo chiuso inavvertitamente. Adesso vi faccio vedere un paio di esempi di rubinetti. Allora, so che per molti può sembrare una sciocchezza, però vi posso garantire che molti clienti mi chiamano proprio perché magari la lavastoviglie ha un problema di carico e poi si viene a scoprire che c'è il rubinetto dell'acqua chiuso. Quindi vi spiego. Allora, se lo giriamo in senso antiorario, il rubinetto è aperto. Se lo troviamo girato o se lo giriamo in senso orario, il rubinetto è chiuso e quindi l'acqua non passa. Quindi controlliamo girando in senso antiorario per accertarci che sia aperto. Invece per quest'altro tipo di rubinetto, se vediamo che la manopolina non segue il rubinetto, ma va nella parte opposta, allora l'acqua è chiusa. Se invece la manopolina segue il rubinetto, allora l'acqua è aperta. In questo caso è chiusa ovviamente perché non c'è collegato niente. Una volta che ci siamo accertati che il rubinetto dell'acqua è aperto, dobbiamo controllare che arrivi l'acqua dal rubinetto con la giusta pressione. Quindi qui possiamo trovarci in situazioni diverse. In questo caso qui abbiamo un rubinetto semplicissimo, quindi per sicurezza chiudiamo l'acqua, svitiamo con l'aiuto di un pappagallo il tubo. Già qui potremo trovare tipo un filtro a retina sporco che non lascia passare l'acqua. Comunque, fatto questo, con un recipiente messo qui sotto, dobbiamo aprire il rubinetto e vedere se la pressione dell'acqua è giusta. Quindi mettiamo un recipiente sotto. Fatto questo, se la pressione dell'acqua non è un problema, dobbiamo andare a verificare appunto, come dicevo prima, il filtro d'ingresso. Allora, qui possiamo avere diverse possibilità. Possiamo trovarci un tubo così molto semplice che non ha neanche il filtrino, oppure potremmo trovare un tubo con il filtro d'ingresso, magari pieno e sporco. Poi di tubi ce ne sono di diversi tipi, adesso ve li faccio vedere. Se invece avete questo tipo di tubo, questo qui è un tubo acqua lock, come è scritto qui, praticamente un tubo con dentro un altro tubo. In sostanza, quando si buca il tubo interno, quello esterno si riempie di acqua e blocca il carico. Comunque, se avete questo, dovete schiacciare questo tastino giallo e con l'aiuto di un pappagallo o anche a mano svitare. Così. E controllate se anche qui dentro non c'è un filtrino, un filtro otturato. Per riavvitarlo, mi raccomando, non fate l'errore di fare così,
che si rompe, ma dovete premere e avvitare nello stesso tempo, altrimenti rischiate di danneggiarlo, e stringete bene. Un'altra cosa, se trovate nel filtro della, non so come definirla, sabbietta, ecco, diciamo sabbietta marroncino, color mattone, allora, questo può capitare, faccio un esempio, magari chiudono l'acqua nel condominio, oppure voi chiudete l'acqua per fare dei lavori in casa, e poi a un certo punto quando la riaprono vi arriva tutta questa sporcizia dai tubi, dai condotti. Quindi, in sostanza, quando vi fanno chiudere l'acqua per fare dei lavori o quando la chiudete voi per fare dei lavori, non usate subito la lavastoviglie o anche la lavatrice, perché rischiate di danneggiarli. Fatto questo, una volta che avete verificato che il rubinetto dell'acqua è aperto, che la pressione è giusta e che qui il filtro è pulito, dovete prendere l'altra estremità del tubo di carico, quindi dal lato opposto, che è quella collegata sul retro della lavastoviglie, e metterla in un secchio, aprire il rubinetto e vedere anche se da lì la pressione arriva bene, cioè la pressione deve essere la stessa che c'è dal rubinetto, ok? Nei modelli più recenti di lavastoviglie è stato adottato un tubo di carico diverso, completamente diverso. Questo in sostanza ha un'elettrovalvola incorporata all'inizio, quindi tra il rubinetto e il tubo abbiamo già l'elettrovalvola. Quindi non c'è più il sistema acqua lock, probabilmente si sono accorti che non serviva a niente, ma abbiamo dei fili elettrici che passano attraverso la guaina, chiamiamola guaina del tubo, che vanno ad alimentare l'elettrovalvola. Se appoggiate la mano così dovreste sentire che l'elettrovalvola vibra, e se l'elettrovalvola vibra ma l'acqua non entra nella lavastoviglie è molto probabile che non arriva acqua dal rubinetto, che ci sia il filtro d'ingresso intasato. Ok, arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a verificare gli altri componenti e capire come mai questa lavastoviglie non carica. Allora, innanzitutto dobbiamo andare anche a controllare se sul filtro d'ingresso, quindi quello dell'elettrovalvola, non ci sia appunto il filtrino sporco come poteva capitare sul tubo di carico. Quindi qui abbiamo l'elettrovalvola col suo filtrino d'ingresso, che se lo trovate sporco potete estrarlo da dentro usando una pinza con i becchi, così, ok? Poi per pulirlo basta andare sotto l'acqua corrente del lavandino e sbatterlo così. Se anche il filtrino d'ingresso dell'elettrovalvola è pulito, a questo punto dobbiamo andare a controllare che l'elettrovalvola non sia danneggiata. Allora, qui abbiamo l'elettrovalvola, non so se riuscite a vederla, e qui abbiamo i fili che la alimentano. Quindi con un tester posizionato in volt andiamo a verificare che durante la fase di carico della lavastoviglie, quindi poco prima che si blocchi, dobbiamo andare a verificare appunto se arriva corrente qui, 220/230 dovrebbe arrivare. Per fare questo prendiamo il tester, posizioniamo il tester sul simbolo dei volt, corrente alternata ovviamente, non continua, quindi lo mettiamo qui, su questa posizione, e qui dovrebbe darci 220, 230 quando è in fase di carico, perché la corrente che arriva dalla scheda deve alimentare l'elettrovalvola per far sì che il pistoncino che c'è dentro si apra e lasci passare appunto l'acqua. Quindi per aiutarci magari pieghiamo anche un pochino i faston verso l'alto in modo da poter inserire facilmente i due puntali del tester, che possono essere inseriti in qualsiasi modo, cioè non hanno una posizione precisa, visto che si parla di corrente alternata. Quindi inseriamo e a questo punto qui dovremo vedere 220/230 quando la lavastoviglie è in fase di carico. Adesso non è alimentata e quindi non posso farvelo vedere, però il procedimento è questo.
Se vediamo che la corrente arriva ma l'acqua non entra, e allora al 99,9% c'è l'elettrovalvola guasta. Questa è l'elettrovalvola, questa è nuova, l'ho messa qui per farvela vedere un po' meglio e spiegarvi meglio. A questo punto possiamo andare a verificare con il tester che appunto ci sia un'interruzione tra questi due contatti, quindi questa elettrovalvola dovrebbe essere, se è guasta, dovrebbe essere interrotta. Quindi andiamo a posizionare il tester nella posizione di home, verifichiamo che funzioni, quindi controlliamo che ci sia continuità facendo così con i due puntali e andiamo a controllare che ci sia appunto continuità e in regola non dovrebbe essercene, quindi fa capire che questa elettrovalvola è interrotta. Ovviamente questa è nuova e funziona, quindi c'è continuità, però era per farvi capire, quindi potrebbe esserci l'elettrovalvola interrotta. Se l'elettrovalvola non è interrotta, non è detto che funzioni per forza, potrebbe anche essere che sia guasta lo stesso. Allora, in quel caso lì, un'altra prova da fare è quella di scollegare questo tubo, quindi con una pinza con il becco andiamo ad abbassare la fascetta e scolleghiamo questo tubetto. Allora, qui possiamo fare un'altra prova, possiamo mettere questo tubetto in un contenitore, avviare la lavastoviglie e quando arriva in fase di carico, quindi quando arriva corrente all'elettrovalvola, da qui deve uscire fuori l'acqua. E così siamo sicuri che l'elettrovalvola è a posto, quindi rubinetto aperto, l'acqua passa dal tubo, arriva all'elettrovalvola dove il filtrino è pulito, attraversa l'elettrovalvola e fuoriesce di qui. A questo punto vi chiederete, ok, ma se non carica, allora qual è il problema? Il problema potrebbe anche essere dipeso dalla vaschetta di carico, che è questa qui, esattamente questa. Come fare per capire se questa vaschetta è otturata? Molto semplice, ci procuriamo un tubetto, lo colleghiamo qui e soffiamo dentro. E in sostanza vado a soffiare qui dentro. Non devo sentire nessuna ostruzione, cioè l'aria deve passare liberamente, come se questo non ci fosse. Se sento che fa fatica o addirittura sento che fa fatica ma soffiando più forte si ottura completamente, allora questo fa capire che questa vaschetta qui è da sostituire. Come si sostituisce questa vaschetta? Lo vediamo subito. Se vi stavate chiedendo se fosse possibile collegare questo tubo al posto di quello che c'era prima, sì, perché il procedimento poi è praticamente lo stesso. In sostanza questi due fili qui che alimentano l'elettrovalvola andranno collegati direttamente qui, che andranno ad alimentare appunto l'elettrovalvola che si trova qui, e poi questo tubetto qui lo collegate direttamente qui, dovete far tutto passare da qui dietro, ok? A passare volendo ci passa, quindi è fattibile, anche perché se dovete cambiare, mettiamo caso dovete cambiare elettrovalvola e tubo, mi sa che vi conviene cambiare il tubo con l'elettrovalvola incorporato che costa meno e siete anche più sicuri, perché ci sono meno giunture, perché dal tubo a qui c'è un'aggiuntura di collegamento al rubinetto e poi ce n'è una qui. Invece nel metodo che c'è già qui collegato, che abbiamo qui, che vediamo qui, abbiamo un'aggiuntura sul tubo di carico, sull'elettrovalvola qui dietro, abbiamo un'altra giuntura di collegamento qui e poi qui, quindi c'è più possibilità che possano crearsi delle perdite d'acqua, quindi è più sicuro il tubo con l'elettrovalvola incorporato. Questa vaschetta qui si sostituisce con quest'altra, vi faccio vedere il codice. Comunque vi lascio in descrizione, la descrizione del video la trovate appunto cliccando sul titolo del video se state usando lo smartphone, invece da PC è semplicemente scritta sotto e lì ci sarà la descrizione con dentro appunto il link e da quel link cliccando sopra accedete al venditore
non comprate niente cliccando sopra, semplicemente la visualizzate e poi scegliete se comprarlo o meno. Comunque vi lascio sia il link di questa che dell'elettrovalvola. Dicevo appunto come fare a sostituirla, è molto semplice, è proprio una sciocchezza. Allora bisogna andare a lavorare all'interno della lavastoviglie. Adesso andiamo a lavorare su questa ghiera, quindi si può svitare tranquillamente a mano. Però se fate fatica usate, non so, una pinza. E poi la sfiliamo da dietro. Arrivati a questo punto non dovete fare altro che sfilarla, quindi tirando verso l'alto dovete far staccare questi due tubetti e semplicemente così l'avete già staccata. Vedete, qui c'è la guarnizione, fate attenzione perché potreste ritrovarvela attaccata qui, dovete staccarla, ok? Tanto in quella nuova c'è quella nuova, diciamo, di guarnizione, quindi buttate via tutto. Poi verificate e controllate che qui all'interno le guarnizioni non si siano spostate prima di rimontare quella nuova. Quindi, vedete? Ci sono queste guarnizioni all'interno che vanno spinte bene. Quindi vedete qui abbiamo queste guarnizioni, adesso le tiro fuori per farvi vedere, anche se non ce ne sarebbe il bisogno. Vedete? Ma se volete poi pulirle, comunque l'importante è reinserirle dentro, che siano dritte, quindi schiacciate bene tutto intorno e lasciatele inserite bene dentro. Inseriamo prima questa parte qui, quindi spingiamo verso il basso, una volta che è inserita la appoggiamo, quindi dobbiamo trovare che, cioè dobbiamo sentire che la parte interna si vada a incastrare nel foro e a questo punto andiamo a lavorare all'interno. Con una mano messa all'esterno ci aiutiamo e andiamo a centrare il bordo della vaschetta con la lamiera. A questo punto puntiamo la ghiera e la avvitiamo. Con l'aiuto di un pappagallo, almeno poi ognuno ha il suo metodo, io faccio così e vado a stringere